Sono nato a Lombok da madre italiana e padre indonesiano. Mia madre è nata e vissuta a Cumiana in provincia di Torino, invece mio padre è nativo di Lombok. Io sono nato a Lombok, sono sempre vissuto in Italia, in provincia di Torino, appunto a Cumiana. Sono fiero delle mie origini e tuttora se riesco e posso vado volentieri, torno volentieri in Indonesia. Purtroppo non è così vicina, ma ne vale veramente la pena. Diciamo che in me convivono due culture, quella indonesiana e quella italiana, però a volte diciamo che prevale più quella indonesiana che quella italiana. Poi ovviamente dipende dai contesti e dalle cose che devo fare. È normale che quella indonesiana tende a essere un po' più, come dire, rilassata e non so, vedere le cose con più calma. Mettiamo che quella italiana invece è quella che, come dire, attivo dal momento che devo fare qualcosa un po' più di, come dire, impegnativo o per quanto magari riguarda l'aspetto lavorativo, ecco, che ci vuole un po' più di grinta, mettiamola così. La vita da portiere è abbastanza singolare, inteso che chi è portiere sa, chi è portiere capisce e sa che è una visione diversa dagli altri, una vita bella, complicata, perché tante volte siamo sempre messi sotto, come dire, sotto lente di ingrandimento in quanto abbiamo un peso maggiore, però la maggior parte delle volte il portiere ha una visione, come dire, più spericolata delle cose, sa che tante volte, anzi la maggior parte delle volte, il piacere di fare una bella parata, una bella uscita, dà un qualcosa dentro che secondo me è inavvicinabile. Il primo ricordo, diciamo, di me del mondo del calcio sono i rimproveri di mia madre, quando una volta avevo rotto l'ennesimo vaso e insomma lì era partito il rimprovero, per non dire altro, e insomma mi aveva quasi buttato in questa scuola calcio dove ho iniziato a dare, come si dice, i primi calci. Poi da lì ho fatto, se non sbaglio, un paio di anni dove giocavo così, proprio per dare sfogo a tutte queste voglie, e poi ho incominciato a indossare i guanti, però di ricordi nella mia mente ce ne sono tanti, di oggetti proprio fisici non ne ho, oddio, potrei averne e sicuramente ce l'ho, magari qualche cappellino che usavo del Cumiana Calcio, oppure qualche altro piccolo gadget, però i guanti, scarpe direi di no. Io sono cresciuto con Buffon allenandomi con lui per tanti anni, condividendo per 2 anni lo spogliatoio con lui e quindi per me lui è il mio mito, è stato per tanti anni, da bambino, da quando ero ancora più piccolo, la mia fonte di ispirazione. E affrontarlo più che altro quest'anno, comunque sapere che lui è nel mio stesso campionato, o meglio che io sono nel suo stesso campionato, fa come dire, una bella impressione. Più che altro mi dispiaceva, l'anno scorso lui era al Paris Saint-Germain, come dire, cavolo, che peccato, cioè, una volta arrivato qua vorrei giocare una volta contro di lui. L'anno scorso era così, quest'anno che è tornato qua invece mi rimangio le parole e mi godo questo momento. Io sono io, so perfettamente chi sono e quello che valgo cerco di dimostrarlo alla domenica. È normale che la gente tante volte si aspetta tanto da me, ma questo non deve essere perché per la cifra, si aspetta tanto perché
so che io posso fare tanto. Io do sempre il massimo e cerco sempre di fare il meglio. Gli errori, come ho detto, possono capitare, però nessuno mai lo fa con volontà. Le cose uno cerca sempre di farle per il verso giusto. Il fatto che un bambino inglese mi abbia visto giocare e sia diventato poi un tifoso blucerchiato mi dà ancora più orgoglio. È una bella cosa il fatto che tanti bambini, tanti ragazzini si ispirano a me. Io cerco di essere un esempio positivo e questa cosa che è successa mi ha fatto veramente, come dire, tanta tenerezza, inteso. Mi sono rivisto improvvisamente bambino di quando appunto io mi ispiravo, in questo caso come ho detto prima a Buffon, e il fatto che questo bambino invece si ispira a me mi fa certo un po' d'effetto, ma allo stesso tempo dico cavolo, continua a dare un buon esempio, continua a fare bene. Per la gradinata dietro è bellissimo, poi io praticamente dalla seconda partita penso di aver già imparato quasi tutti i cori che fanno, e quindi tante volte canto con loro durante la partita, però è proprio bello, cioè tante volte mi giro, proprio questione di secondi, però mi giro e dico cavolo, cioè, veramente un privilegio, non capita in tutti gli stadi, non capita in tutte le società, e quando cantano tutti insieme forte devo dire che a me personalmente dà tanto, mi fa sentire un qualcosa, come dire, mi fa sentire come se avessimo un qualcosa in più noi, ed è bello, molto bello, oltre ovviamente alle coreografie che fanno quando entriamo, o veramente da quando segniamo, che li vedi esplodere, e quello dentro di me fa tanto. Per essere numeri uno in campo penso uno debba avere tanta forza mentale, tanta serenità e consapevolezza nei propri mezzi, e soprattutto non avere mai quella sensazione di dire ok, sono quella situazione di comfort, ecco, sempre quella situazione in cui uno ricerca un qualcosa in più che bisogna fare per mantenersi a quei livelli.